Benvenuti a tutti in questo nuovo video di Luke Moonlight. Il video di oggi tratterà come realizzare un vlog con la propria moto. Quindi quali sono gli strumenti più adatti per realizzarlo e probabilmente se avrà un buon riscontro faremo anche un video successivo su come fare il montaggio dei video fatti con il vlog. Se non siete iscritti al mio canale, Luke Moonlight, eccolo qua dietro, iscrivetevi. Molto semplice, attivate la campanellina così ogni video che sarà pubblicato più o meno ogni settimana riceverete la notifica e potrete vederlo immediatamente. Il primo argomento è quale videocamera utilizzare per il proprio vlog. Ovviamente si tratterà di un action cam che ha la comodità di poter essere utilizzata in genere in condizioni meteorologiche avverse, quindi anche sotto la pioggia, e ha la possibilità di montare un microfono esterno in quasi tutti i casi. Andiamo a vedere lo strumento che utilizzo io, che è questa Sony Action Cam, che è la telecamera principale che utilizzo montata sul casco. Poi vi faccio vedere dove viene montata e quali sono le possibilità per montarlo, e che ha la comodità di avere l'attacco del microfono, come vedete qui sotto esterno, e che quindi può essere collegato con un microfono montato all'interno del proprio casco. Questa videocamera registra in 4K e quindi è in grado di cogliere le immagini con una buona qualità e ha una buona durata di batteria che può essere sostituita nello sportelletto posteriore, quindi c'è la possibilità, e è un tema ovviamente importante quando si realizzano vlog, sia di fermarsi e cambiare la batteria quando questa ha esaurito, diciamo, la sua carica, sia di collegare la videocamera mentre è sul casco a un power bank esterno. Ovviamente non utilizzo soltanto una videocamera, ne ho diverse che porto, e devo dire che mi sono trovato molto bene con queste, che sono delle SJ Cam, che hanno un costo assolutamente accessibile perché siamo intorno a 120 euro a videocamera. Questa è montata su un selfie stick allungabile e quindi può essere comodo per tutta una serie di riprese, e che, avendo un costo accettabile, diciamo, se ne possono prendere diverse che possono essere montate o sulla moto o sul selfie stick o sulla moto di un biker che viene con noi in uscita, per poter realizzare riprese fatte anche da un altro angolo. Altri oggetti che possono essere utili da portarsi sono sicuramente un power bank, in questo caso una versione da, magari se lo metto dritto, 10.000 mAh, che è comodo per collegare mentre siamo in viaggio sia la videocamera principale che le altre videocamere, che comunque gli oggetti che ci portiamo dietro, eventualmente anche lo stesso telefono, e appunto di poterlo ricaricare. 10.000 mAh è una buona carica, quindi consente di utilizzare fondamentalmente tutta la giornata la videocamera o comunque il telefono collegato senza scaricarsi, quindi mantiene decisamente bene la sua carica. Ovviamente, come dicevo prima, è importante utilizzare e potersi portare una serie di batterie aggiuntive, perché sia nel caso in cui la videocamera, ma su questo torneremo dopo, registri continuamente, quindi da quando partiamo fino a quando arriviamo, sia nel caso in cui invece siamo noi a decidere quando stiamo registrando o meno, il consumo delle batterie, soprattutto quando è freddo e piove, è decisamente elevato, e quindi rischiamo poi di trovarci a metà del giro e non avere più batterie a disposizione. Questo vale ancora di più nel momento in cui il giro non è di un giorno solo ma è di più giorni, e quindi siamo fuori per molte ore durante la giornata, e la sera abbiamo anche necessità poi di ricaricare chiaramente tutta l'attrezzatura che ci siamo portati dietro. Non è mica normale, ma sono ciclisti che fanno. Andando a fare poi riprese, diciamo, anche in esterno, sicuramente possono essere utili due oggetti che sono sicuramente superflui per partire con un vlog, ma possono essere molto comodi. Il primo è un stabilizzatore Steadicam, che può essere collegato o con una action cam qualunque, quindi quelle che avete visto prima, o con un telefono, e quindi ci consente di fare delle riprese dall'esterno in maniera stabilizzata e quindi sicuramente di qualità superiore. Questo oggetto qui è il Moza Mini, che è uno strumento che ha un costo sicuramente accessibile, qualche 120-130 euro, e devo dire che fa egregiamente il suo lavoro, anche perché, come ho detto, consente di montare sia un telefono sia un action cam, e quindi può essere utilizzato in diverse situazioni. Il secondo strumento invece è il nostro fantastico drone, che avete visto in vari video, che ha
la fantastica comodità di essere estremamente piccolo, estremamente maneggevole, può essere portato tranquillamente in una borsa da viaggio, perché questo modello di drone è reclinabile, ha le ali reclinabili in questo modo, quindi può essere portato occupando veramente pochissimo spazio. Eccolo qua, lo vedete. Questo qua è il DJI Mavic Air, che è uno strumento dal costo di circa €1 migliaio, ma che effettivamente consente di fare delle riprese estremamente valide. Inoltre ha la funzionalità track follow, quindi consente una volta in volo di seguire in autonomia il soggetto in movimento, che può essere o la vostra moto ovviamente, o la moto dei vostri compagni di viaggio. Per quanto concerne la parte audio, è fondamentale avere invece un microfono di buona qualità, perché nel momento in cui lo vado a mettere all'interno del casco, chiaramente ci saranno diversi frusci del vento che possono essere sentiti, quindi un microfono di buona qualità è importante per garantire un audio valido. Il microfono è qualcosa di questo genere, quindi come vedete c'è la parte che poi andrà all'interno del casco, vi faccio vedere più tardi come è montata, e in questo caso un attacco che può essere o lo standard jack piccolo o diciamo un attacco like GoPro. Quindi in questo caso questo microfono può essere poi montato, come dicevo, all'interno del casco e ci garantisce una buona qualità audio, o addirittura potrebbe essere montato fino ad arrivare per esempio allo scarico per far sentire la qualità del sound dello scarico stesso. Quindi ricapitolando, gli strumenti che sono fondamentali sono ovviamente una action cam, una o più action cam che possono essere utilizzate per avere vari angoli di ripresa all'interno della moto. È necessario sicuramente avere un microfono per poter parlare, quindi fare i vostri commenti al video che state registrando, che deve essere inserito all'interno del casco e collegato alla videocamera, l'action cam che stiamo utilizzando. Dopodiché possono essere utilizzati ulteriori strumenti come ad esempio un drone per la ripresa aerea, come ad esempio videocamere esterne che possono essere utilizzate per riprendere il passaggio dalle moto, o comunque per fare diciamo delle buone immagini del mezzo nel momento in cui siamo fermi da qualche parte. C'è da aggiungere che strumenti di ripresa se ne possono utilizzare quanti vogliamo. Ad esempio per fare foto io delle volte vi porto la mia Canon 5D Mark III, ovviamente nel momento in cui ho spazio per farlo, quindi se ho la possibilità di portarla me la porto, altrimenti rimane a casa, le foto le faccio col telefono, che comunque garantisce una buona qualità. C'è un ultimo elemento che volevo citare prima di passare poi alla parte pratica e quindi farvi vedere sul casco come sono montati questi oggetti, che è ad esempio un remote di questo tipo. Questo oggetto consente di accendere la nostra action cam, che adesso vi faccio vedere non collegata sul casco. Nel momento in cui la cam è accesa, e adesso vi faccio vedere, accendo anche il nostro display, quello che succede è che chiaramente ho una ripetizione di quello che, aspettiamo che si colleghi, ok, si è collegata, quindi qui vedete il display, io ho la nostra videocamera che sta girando, adesso non so che cosa vi sta facendo vedere, ok, diciamo che stiamo guardando il monitor, diciamo che mi sto inquadrando io in questo momento, eccomi qua, ciao. Quindi questo oggetto ci consente di essere posizionato ad esempio sul manubrio della moto, di vedere quello che la videocamera sta guardando in quel momento e quindi di decidere anche che cosa vogliamo registrare. C'è un pulsante estremamente utilizzabile anche da guanti invernali, dove io posso andare a premere per iniziare o interrompere la registrazione. Questo mi consente, diciamo, da una parte il grande vantaggio è quello di poter scegliere che cosa vado a registrare, perché invece di registrare su un'uscita che dura magari 4 ore di moto, 4 ore, e quindi poi in fase di montaggio andare a scegliere che cosa voglio far vedere tra 4 ore di filmato, ma invece di selezionare direttamente in moto quali sono i momenti più belli, i paesaggi più belli, e poi andare a fare un montaggio che chiaramente si riduce come tempo di lavoro. Dall'altra parte ovviamente la telecamera non è sempre accesa, rischio di perdere dei momenti che invece sarebbero stati divertenti o belli da vedere,
o nel caso di utilizzo dashcam-like ovviamente non sarà utilizzabile se la cosa che avrei voluto poter registrare in quel momento, magari la persona che ha tagliato la strada o quant'altro, se la telecamera in quel momento è spenta. Quindi da questo punto di vista, ovviamente nel momento in cui monto un oggetto di questo tipo sul manubrio, nulla mi vieta poi di lasciare la telecamera accesa per tutto il tempo, però ovviamente poi, come ho detto, lo svantaggio è quello di dover poi nella fase di montaggio dover gestire una grande quantità di file video, una grande quantità diciamo di registrato che poi appunto deve essere selezionato. Molto bene, andiamo adesso a vedere dove viene posizionata la videocamera sul casco. Quindi prendiamo il casco Shoei in NXR, eccolo qua. Il posizionamento che ho scelto per la videocamera è sul lato sinistro del casco, come potete vedere, dove grazie agli adesivi 3M è stata posizionata la clip che consente di attaccare la videocamera. Quindi mi basta prendere il casco, eccolo qua, prendere la videocamera, inserirlo nell'apposito slide ed eccolo qua pronto. In questo caso il beneficio di un attacco di questo tipo è che la visuale della videocamera è all'altezza degli occhi, ovviamente è spostata sul lato destro del casco, è possibile vedere una piccola parte della visiera quando viene aperta, che comunque dà un senso appunto del posizionamento della videocamera sul casco. Le alternative: è possibile posizionare sicuramente la videocamera in questa posizione, che è una posizione aerodinamica e che è consigliabile soprattutto per l'utilizzo in pista, perché non introduce alterazioni nel flusso aerodinamico del casco, mentre invece ovviamente qui sì, è anche più protetta rispetto ad eventuali scivolate. O è possibile, alcuni come la mettono sulla parte superiore del casco. Devo dire che a me non piace, perché nella parte superiore si vede dalle riprese che è appunto la telecamera posizionata in una posizione molto alta e a me non piace molto. Andiamo adesso a vedere invece più in dettaglio dove è posizionato il microfono e come si può agganciare alla videocamera. Ok, andiamo a vedere a questo punto sia l'attacco del microfono, che come vedete è molto semplice, perché rispetto al posizionamento in questo caso, vediamo di inquadrare meglio, un pochino di spazio in più, ok, l'ho inserito qui sotto, quindi mi basta estrarre il gancio del microfono e attaccarlo. Non so se si vede, forse no, un po'. Ok, come dicevo, mi basta estrarre il jack che passa sotto il casco, sotto la parte interna del casco, e agganciarlo alla videocamera. Andiamo a vedere invece all'interno come è posizionato adesso. Ok, stiamo guardando all'interno del casco. Come vedete, da qui esce il cavo che poi va alla videocamera, e l'ho fatto passare al di sotto della cover del casco per poi arrivare nella sua parte frontale, che adesso vi vado a far vedere. Aspettate un secondo, eccolo qua. Come vedete qui c'è anche un po' di luce, due microfoni, quello sul lato sinistro del casco, che voi vedete a destra perché il casco è messo sotto sopra, è il microfono dell'auricolare Bluetooth. Quello invece sulla sinistra, piccolino, è il microfono della nostra action camera. Quindi nel momento in cui io parlo all'interno del casco, ovviamente l'audio viene poi riportato all'action camera che si trova di fuori. Mamma mia, che spettacolo! Tirando quindi le somme, per un vlog che sia gradevole da vedere è importante posizionare un action cam, collegare un microfono per poter parlare mentre si è in giro, decidere se si vuole utilizzare o meno uno strumento che consente di avere un controllo da remoto dell'accendimento della videocamera per poterla accendere e spegnere quando si preferisce, e niente, uno strumento di montaggio che se avete voglia vi farò vedere in un prossimo video. Bene, per questo video è tutto, io vi do appuntamento alla prossima volta. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Luke Moonlight che vedete qui sopra, e seguitemi anche su Instagram, sempre con lo stesso nome, e sul canale e sulla pagina Facebook Luke Moonlight. Grazie, alla prossima, ciao ciao!